Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo episodio e iniziamo subito e andiamo a esplorare un po' qui intorno e vediamo che cosa c'è. Allora, lì vediamo una cupola, forse dovremmo andare poi a finire laggiù, dove c'è quella cupola là, non so che cosa sia, però può darsi che siano delle cupole dove ci sono... abbiamo raggiunto il Blue Pack, la ricetta per fare lo zaino di livello 2, che non è male perché ci serviva proprio. Allora, più passa il tempo, più vedete che va a aumentare il nostro terraformation, come si dice, non lo so. E quindi adesso noi andiamo a vedere lassù in alto, ecco dove volevo andare. Là vedete che ci sono delle resti di navicella, però sarà molto difficile riuscire ad arrivare lì. Quindi dovremo piano piano, no, non è qua l'ingresso, andarci a costruire delle capsule in modo da avere sempre l'ossigeno e piano piano arrivare laggiù. Dunque, allora partiamo e incominciamo a dirigerci verso di là, sperando di non incontrare creature, perché sinceramente al momento non so se ne abbiamo. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, quindi se non l'avete visto andatevelo a vedere, l'iron è una delle cose più indispensabili che ci serve per andare avanti in questo gioco. Dobbiamo trovare anche la strada giusta per affrontare, cioè più che altro per arrivare laggiù in fondo. Intanto prendiamo l'iron perché ci servirà per fare la nostra capsula. E qui forse no, non è. Intanto ho cominciato un po' a imparare anche da lontano a capire cosa sono questi materiali. Come si arriva lassù? Benissimo, un altro oggetto sbloccato. Si potrà salire qua? Sì. Allora ci andiamo a fare qui la nostra capsula, va che tra un po' ce ne andiamo all'altro mondo. Dobbiamo essere veloci a farla. Vediamo se riusciamo a trovare il punto giusto. E ci dobbiamo andare a trattare molto velocemente anche. Ed ecco qua che per il momento ci andiamo a ristorare. Dobbiamo fare così momentaneamente perché ancora abbiamo poco ossigeno. Allora, ragazzi, qua che cos'è che c'è? Una nuova cassa. E ci dà tanti materiali, silicone, titanio, iron, è quello che ci serve di più appunto è l'iron, quindi andiamo a prendere un bel po', gli altri si trovano abbastanza facilmente. Non mi voglio riempire perché là magari te pareva che arrivava la tempesta. Allora andiamoci a rifugiare. Come avrete notato il terreno non è del tutto pianeggiante, quindi questo ci comporta a dover poi costruire le basi, le foundation, vedete? Ma questo lo vedremo più avanti. Dunque, piano piano siamo arrivati qua. Io ho fatto un grave errore che probabilmente sarà fatale. Non mi sono portata l'acqua dietro come una stupida. Non ci ho pensato, ma ero presa da dover scoprire qua che cos'è si nascondeva. E speriamo di trovare una bottiglia d'acqua, ma ne dubito. Allora, intanto qua non c'è niente. Vediamo qua. Cos'è? Purtroppo non possiamo ancora girare più di tanto. Mi ricorda moltissimo quando ero sul Subnautica, che avevo le bombole, quelle scarse, e avevo pochissimo tempo per stare sott'acqua, infatti molte volte sono anche crepata così, come niente. Allora, dobbiamo fare purtroppo questo lavoro antipatico e cerchiamo di arrivare magari a quella più grande, forse troviamo qualcosa di migliore. Intanto raccolgo un po' di iron, che è sempre utile perché serve praticamente a fare un po' tutto, e se riusciamo, perché il terreno come vi dicevo non è pianeggiante, andiamo a vedere qui dentro che cosa c'è. Speriamo di essere fortunati a trovare l'acqua. In alternativa torneremo, ci faremo la bottiglia. Allora vediamo un po'. Intanto qua purtroppo l'ossigeno non c'è e quindi siamo anche al buio. Perfetto, peggio non poteva essere. Allora c'era la però stiamo calando e quindi dobbiamo farlo proprio vicinissimo per ispezionare questo posto. Io pensavo che qui dentro ci fosse l'ossigeno, sinceramente. Allora facciamola qui in alto così almeno. E lo so, stiamo crepando. Prima di crepare tutto, forse ce l'abbiamo fatta proprio in tempi
ristrettissimi. Allora, dobbiamo essere veloci a fare le cose perché abbiamo poco tempo, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. E siamo perlomeno salvi. E qui mi sono fatta la station perché ci serve l'acqua. Quindi ce l'andiamo subito a craftare prima di morire del tutto e ce l'andiamo a bere. E qua il problema acqua l'abbiamo risolto, però non abbiamo ancora risolto il problema del cibo. Dobbiamo arrivare a un certo numero, credo, di non aver capito male, di TI, in modo da poter andare a sbloccare un accessorio del genere così per andare a fare il cibo. Ma intanto vediamo se riusciamo a farci magari una torcia da qualche parte. Dunque allora, intanto mi vado a fare un po' di scatole così almeno raccolgo. E come ne vado a fare una? Ogni volta devo cliccare. Ecco, magari ci ingrandiremo qua. Per il momento rimaniamo qua sopra e andiamo a mettere questo che ci serve per l'acqua. E adesso devo andare a prendere le altre sostanze, più che altro materiali, perché voglio andare a fare il pack di livello 2 e poi anche l'ossigeno tank di livello 2. Dunque, allora andiamo a fare il nostro zaino di livello 2. Dobbiamo avere lo zaino, quindi lo togliamo da dosso e mettiamo all'interno dell'inventario e ce lo andiamo a portare. Eccolo qui. Dunque, allora, dov'è? Questo qua? Sì, perché ha consumato quello di livello 1. Vabbè, non ce ne frega niente. Vedete che qua finalmente abbiamo aumentato e possiamo andare a raccogliere molti più roba in questa maniera, quindi ottimo. E ora andiamo a fare, se possiamo, no, ci manca ancora dei materiali, le nostre taniche, che saranno utilissime. Allora, andiamo un po' a vedere qua la situazione e abbiamo tutti i materiali finalmente per andare a fare queste benedette taniche di ossigeno di livello 2. Dunque allora, quindi andiamo a togliere le taniche di livello 1 perché servono per fare quelle di livello 2, sarà sempre così, presumo, e quindi andiamo a portare quelle di livello 2 e le andiamo a inserire. E adesso siamo passati, vedete, a 200 di ossigeno, già possiamo cominciare un po' più a muoverci più con tranquillità. Nel mentre però è calata la notte, aspettiamo che venga il giorno, va? Allora, considerando il fatto che voglio andare a vedere lì dentro se c'è qualcosa, probabilmente non ci sarà niente, però almeno ci togliamo la soddisfazione di andare a vedere, ci andiamo a craftare la nostra torcia. E la troviamo qui, esattamente. Come la andiamo a mettere questa? Allora, qui non ho più slot, forse devo andare a togliere uno slot. Vediamo un po'. Eh sì, purtroppo dobbiamo togliere uno. E allora ci dobbiamo andare a fare qualcosa anche per aumentare qui il gear, perché probabilmente si spera che si possa fare. Vabbè, allora, intanto possiamo andare a vedere, perché adesso ho la mia luce. Infatti, vedete, la notte per fortuna dura veramente pochissimo, quindi andiamo a vedere qui dentro, tasto F per accendere la luce. Anzi, adesso magari c'è, perché prima era anche buio, perché... No, è proprio buio. Allora, vediamo, facciamo così. E per ora non c'è nulla di che. Dobbiamo essere anche veloci. Abbiamo aumentato. Oh, qua potevamo magari dismantellare. Là vedo una cassa, ma poi ci arriviamo. Ah, un po' di roba, ragazzi. Dobbiamo... Forse... abbiamo trovato un po' di cose. Allora, finalmente il mangiare, i seed e altri seed. Non male, non male. Quindi abbiamo fatto bene venire qua. Dobbiamo controllare il tutto e tornare magari, perché poi magari qualcosina si può anche distruggere. Infatti dobbiamo andare a distruggere questa cosa qui, vedete che c'è il simbolo. Allora andiamo a prendere in base, purtroppo, ma anche le casse. Vabbè, adesso ci svuotiamo e raccogliamo il tutto. Allora, ricordiamoci sempre che comunque abbiamo poco ossigeno, quindi... Ah, non mi sono equipaggiata questo qui. Allora, cosa ci possiamo andare a togliere? Questo. E mettiamo questo, vediamo se riusciamo a fare l'impresa. No, mi sono persa, ok. In maniera però abbastanza veloce. Allora, qui dobbiamo... No, questo non me lo fa smantellare, è stata un'illusione. Nemmeno questa possiamo sì.
Allora, non tutto, pensavo che si potesse smantellare, non tutto si può smantellare, però questo qui sì, e per fortuna perché qua abbiamo della roba abbastanza interessante. Allora, questo lo andiamo a distruggere, qui andiamo, e finalmente abbiamo avuto quel materiale famoso, non si può distruggere, perché ragazzi? Boh, vabbè, non si sa. E qui abbiamo trovato, però abbiamo trovato non tantissime cose, però alcune cose. Questo non capisco perché... Ah, dice, non facciamo un inventario pieno, ok. Vabbè, torniamo, perché... Ah, vedete, ci stanno anche i lettini qua. Torniamo perché stiamo finendo l'ossigeno, poi andremo a vedere magari qua se si può aprire qualcosa. Dobbiamo purtroppo tornare indietro, purtroppo così. Dunque, allora, a quel punto lì abbiamo trovato quel materiale che era l'iridium e posso andare a farmi finalmente questo qui, l'ether, quindi va a generare EAT. Ah, ok, ottimo, enorme sta affare. Ah no, sembrava enorme, è che proprio... Allora, qua dobbiamo cominciare a fare la nostra base. Adesso io non so se la voglio andare a fare a nuovo progetto, perfetto, qua. Però non la farò tanto grande al momento la base, perché tanto si tratta sempre della... Ma questo non me lo fa mettere per terra. Boh, vabbè, poi vediamo. E la voglio fare in alto perché probabilmente ho visto qualche video, ve lo dico in anteprima, qui sotto andrà a riempirsi d'acqua e però dobbiamo andare poi di nuovo giù, vedete, per andare a recuperare un po' tutti i materiali che avevamo speso prima. Allora, lo dobbiamo fare in un punto in alto, la nostra base. Possiamo farla qui, come possiamo farla magari in un altro posto. Adesso poi magari girerò un po', perché sinceramente non so bene dove andarla a fare. Dunque ragazzi, ho esplorato un pochettino, qua mi sembra un po' più largo rispetto dalle altre parti, quindi lo andrò a fare qua. Togliamo questi materiali e incominciamo. Allora, come vi dicevo, il terreno non è pianeggiante, quindi dobbiamo andare a farci praticamente delle basi, cioè ossia queste qua. Più in qua non me lo fa mettere, di qua nemmeno, insomma non sarà una base enorme ancora, ma intanto incominciamo a fare questo prima di... ok, ogni volta non mi piace questa cosa, devo andare a cliccare sopra l'oggetto e andare a fare questo. Allora ne andiamo a fare due, poi andiamo a fare sopra questa qua. Aspettate che non si vedono benissimo come vengono messe, però in teoria ecco così, e ce ne facciamo due. Adesso non so come le va a collegare, se si auto collegano, mi sa che non ho più l'iron, vabbè. E poi dobbiamo fare la scala. Adesso andiamo a prendere ossigeno e piano piano faremo tutto questo lavoro. Allora raccogliamo un po' di materiali perché ce ne servono parecchi per andare a fare questa base. E qua c'è un'altra cassa, chissà cosa ci sarà dentro. Saranno sparsi un po' in tutte le parti, materiali. Ah, sono anche piena tra l'altro, vabbè, poi semmai ne vengo a prendere. Torniamo su perché l'ossigeno sta calando. Ma purtroppo qui piano piano andremo a finire tutte le risorse, quindi non so come possiamo fare. Allora ragazzi, ho fatto un 3 capsule. Allora si entrerà da qui ci sarà, e per ora siamo così. Non la faccio tanto grande perché tanto non ho tantissima roba e non so nemmeno se sarà poi la base definitiva, quindi è inutile fare una roba enorme. E arriva di nuovo la tempesta, andiamo bene. Allora ragazzi, oddio, sono doppiati di meteoriti, oh mamma mia, guardate che sono veramente...
torniamo in base. Siamo stati affascinati dalla pioggia di meteoriti, però mi sa che se ci arriva un meteorite in testa, arrivederci e grazie. Allora, andiamo. Guarda. Sono tutte laggiù in fondo. Forse lasciano qualcosa di importante sui meteoriti. Vabbè, tanto noi andiamo a farci la nostra acquetta. Ok. Dunque ragazzi, l'acqua caduta dalle meteoriti è stata ottima perché mi pare che abbia buttato giù nuovi materiali. Infatti, rompendosi appunto le meteoriti, hanno sganciato tutti i materiali vari. Ah, siamo qui. Ah no, meno male. Speriamo che questo qui non si vada a consumare l'energia di questo strumento che utilizzo per andare a raccogliere. Quindi dobbiamo stare attenti a non rimanere sotto le meteoriti, perché magari ci possono uccidere, però se siamo fortunati ci ridanno i materiali, quindi non vanno a suonare naturalmente, ma grazie a queste piogge di meteoriti li possiamo ritrovare. Allora, prendiamo un po' tutto, ancora non ho spazio abbastanza, e torniamo nella nostra piccola e nuova base. Allora adesso teoricamente possiamo andare a fare questa qui. Infatti avevamo trovato, se non vi ricordate male, l'iridium, quindi andiamo a metterlo qua e questo ci dà qualcosa. Allora vediamo un po', dobbiamo avere anche più energia, ovviamente più roba andremo a piazzare, più energia ci richiederà. Infatti è quasi buio. Allora, vediamo se riusciamo a fare i pannelli solari, però io li vorrei mettere qui in alto, ma non so se riesco a sistemarli in alto, non mi fa mettere. Allora li possiamo andare a mettere per terra addirittura. Vediamo se purtroppo è un po' una fregatura, perché queste rocce io pensavo che si poteva costruire, in realtà non ci fa costruire. Vabbè, li faremo qui intorno alla casa, poi magari adesso vediamo se poi questa qui sarà una cosa definitiva. Allora, vedete, questi sono i pannelli solari, però non so bene come funzionino, dovrò capirlo. Diciamo che ora ho costruito un po' di roba dentro, praticamente quello che avevo già fatto. Qua andiamo a vedere questo qua. Non ho capito bene cosa fa, dopo ve lo farò sapere. E qua, vabbè, insomma, possiamo anche andare a fare poi eventualmente delle sedie, il lettino, anzi forse il letto magari ci servirà, però ci serve il fabric. E dove esce fuori il fabric? Non lo so. Allora, vabbè, abbiamo costruito un po' le prime cose. Ora io direi che offline vado sotto a recuperare la prima base, quindi un po' i materiali da lì, nel mentre magari raccolgo altra roba. Non posso raccogliere tantissimo perché lo spazio è quello che è. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, potete vedere un altro episodio e siamo a un'altra bella ricettina, siamo arrivati all'altro step e insomma commentate, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!